Ecco il regalo dell'ultimo minuto che stavi aspettando, una bellissima e caldissima fascia per capelli all'uncinetto. Questa fascia è davvero semplice ed è adatta anche ai principianti, anche se stai partendo completamente da zero. Può essere un regalo perfetto da realizzare in poco tempo oppure un accessorio per te. Prima di partire col tutorial vorrei farti una piccola premessa. Se ancora non lo sai, sul mio Etsy shop puoi trovare tantissimi accessori, non solo realizzati all'uncinetto ma anche cuciti da me artigianalmente. Non realizzo solo contenuti per questo canale, ma sono anche una sarta. Invece, se sei un amante del fai da te, sempre sul mio shop puoi trovare gli schemi di tutti i progetti che realizzo all'uncinetto. In ogni schema trovi tutte le informazioni che ti servono per realizzare il progetto, trovi anche le alternative al filato che utilizzo nel progetto e tutti i passaggi sia scritti che fotografati per tenere sempre organizzato il tuo archivio di modelli. Quindi partiamo con il tutorial. Per realizzare questo progetto ho utilizzato il gomitolo Perry della Tessiland, 70% acrilico, 30% lana. Ha un peso di 100 grammi per 150 metri. L'ho preso del color panna, ma ha tantissime varianti di colore ed è un filato molto morbido. Ti servirà poi l'uncinetto numero 6, un metro, delle forbici, un ago da lana e i marcapunti. Io ho già realizzato la base del pannello, ma andremo a lavorarla insieme. Con un solo gomitolo ho realizzato la base che serve per creare questa fascia per capelli e questo è tutto il gomitolo che ancora mi è avanzato. Sicuramente riuscirò a crearne un'altra. Con un solo gomitolo Berry è possibile realizzare 2 fasce per capelli. La costruzione in realtà è molto semplice, quindi adatta ai principianti. In questo video vedremo come realizzare il punto stretch, quindi un punto elastico che è quello che ci servirà per questa fascia, e dovremo realizzare un pannello di 50 cm di larghezza per 10 cm di altezza. Nel mio caso, per la mia tensione, ho realizzato una base di 70 catenelle più 1 e ho lavorato per 11 righe. Per iniziare questo progetto facciamo un nodo iniziale e avviamo 70 catenelle più 1. Io ti mostrerò solo un campioncino, giusto per farti vedere come avviene la lavorazione di questo progetto. Farò poche catenelle. Dopo aver realizzato 70 catenelle più una catenella, andremo a lavorare sul retro delle catenelle, proprio dove si è formata questa costina dietro. Procediamo saltando una catenella, entrando nella seconda, facendo un mezzo punto alto. Ricordati di mettere il marcapunti. In questo modo non ti dimenticherai del punto di inizio. Continuiamo facendo mezzi punti alti fino alla fine della riga. Una volta finita la fila di punti, dovrai avere 70 mezzi punti alti, oppure il totale di punti che ti permette di arrivare a 50 cm. Per passare al secondo giro, facciamo una catenella e giriamo. Ora dobbiamo iniziare a lavorare la nostra fascia per capelli
facendo il punto stretch, quindi il punto elastico. Per lavorare il punto elastico non dovremo entrare in tutto il punto, come faremo di solito, ma solamente nella costina dietro. Nel punto in cui ci troviamo facciamo un mezzo punto alto entrando in questa costina sul retro. Ricorda di mettere il marcapunti e continuiamo per tutta la riga facendo mezzi punti alti nella costina sul retro. Possiamo togliere il marcapunti e entriamo questa volta in tutto il punto. Quindi facciamo un mezzo punto alto, ma entriamo in tutto il punto. Questo lo facciamo solamente alla fine della riga, mentre in tutti gli altri punti entriamo sulla costina dietro. Si inizia a formare il punto elastico. Continuiamo con il terzo giro facendo sempre una catenella, giriamo e facciamo un mezzo punto alto nella costina dietro, nel punto in cui ci troviamo. E di nuovo mettiamo il marcapunti. Come prima continuiamo prendendo sempre la costina dietro. Facciamo un mezzo punto alto e entriamo nella costina dietro per tutta la fila. Una volta arrivati alla fine del pannello, abbiamo concluso con un mezzo punto alto nell'ultimo punto. Entriamo di nuovo nel punto dove abbiamo creato il mezzo punto alto e facciamo un punto bassissimo. Per chiudere, dobbiamo tagliare il filo tenendo circa il doppio della misura dell'altezza, perché ci servirà per cucire la fascia. Poi possiamo estrarre tutto il filo. Ci servirà adesso l'ago da lana. Aiutiamoci con le mani trovando più o meno la metà dei due lati e dobbiamo avvicinare i due lati facendo combaciare un lato dentro l'altro in questo modo. È importante che siano ben allineati e adesso con il filo che abbiamo tagliato e l'ago da lana andiamo a cucire la fascia. Ti puoi aiutare con delle pinzette per tenere ferma la fascia. Con i gomitoli di lana o comunque più spessi è difficile utilizzare un ago da lana di questo tipo fatto in metallo, quindi ti consiglio di utilizzare un ago da lana in plastica che è molto più semplice. Dovremo entrare dal davanti, agganciare tutte e quattro le pieghe della fascia e fare avanti e indietro. Nascondiamo poi anche il filo del cappio iniziale. Facciamo un ultimo punto di saldatura entrando al centro
e uscendo dal lato opposto. Ora facciamo un nodo tenendo un po' il filo, creando un anello ed entrando di nuovo. E possiamo tagliare i fili. Questa è la nostra cucitura che rimarrà all'interno e ora facciamo la magia. Giriamo la fascia ed ecco qui la nostra fascia per capelli realizzata in punto elastico. Un altro progetto molto semplice, sempre come accessorio per capelli, è l'elastico all'uncinetto, che se non hai ancora visto ti lascio il link sotto in descrizione. Sono progetti adatti anche ai principianti ed è un modo molto carino per creare cose per se stessi ma anche da regalare ad amici e parenti. Per questo tutorial è tutto e spero di vederti nel prossimo video.